Perché nasce la blockchain? Quale bisogno ha spinto delle persone ad inventare questa tecnologia? Per quanto possa apparire banale, questa forse è una delle domande più interessanti che mi è stato posto negli ultimi mesi, in particolare da uno studente durante un seminario in cui parlavamo di blockchain applicata al marketing. Si è posto la domanda che forse dovremmo porci tutti, prima ancora di comprendere come funziona questa tecnologia e in quali contesti può essere utile. Ogni tecnologia che ha cambiato radicalmente la storia, dall'invenzione della radio ad internet, dall'invenzione delle macchine a vapore a razzi di Elon Musk, ha risposto a un bisogno primario delle persone ed è stato proprio questo il motivo del grande successo e della loro diffusione. Non tutte le tecnologie, anche molto interessanti, che sono state inventate nel corso della storia hanno avuto lo stesso successo. Solo quelle che hanno risposto ai bisogni fondamentali delle persone hanno riscontrato poi una larga diffusione e un largo successo. E quindi ha perfettamente senso chiedersi quale bisogno di base soddisfa. Così come internet, la blockchain risponde a uno dei principali bisogni di base degli esseri umani, quello della libertà e della sicurezza. Ci è utile per comprendere questa relazione tra la nascita della blockchain e il bisogno di libertà e sicurezza fare riferimento alla piramide di Maslow. Abraham Maslow era un filosofo americano che più o meno negli anni 50 identificò una gerarchia delle necessità umane. Maslow sosteneva che le persone abbiano una serie di necessità gerarchicamente organizzate che devono essere soddisfatte in modo progressivo. I bisogni di base, come quelli fisiologici di libertà e di sicurezza, devono essere soddisfatti prima di quelli relativi all'autostima, al senso di appartenenza, per arrivare al raggiungimento di quel desiderio di autorealizzazione e di felicità al quale ogni essere umano aspira. La prima blockchain nata, quella del Bitcoin, viene concepita proprio per fornire al mondo un sistema di trasmissione del valore e del denaro peer-to-peer, decentralizzato, che non avesse bisogno di un organo centrale di controllo. Nel mondo digitale in continua evoluzione, dove la libertà e la sicurezza sono temi sempre più centrali, l'innovazione tecnologica della blockchain viene proprio concepita per offrire a questo mondo delle solide basi di trasparenza, fiducia e libertà. Uno degli aspetti più rivoluzionari della blockchain è la sua capacità di restituire agli individui il pieno controllo delle proprie risorse finanziarie. Dall'invenzione della blockchain poi le transazioni finanziarie possono essere svolte in qualsiasi parte del mondo tra soggetti coinvolti indipendentemente dalla locazione geografica, dall'orientamento politico o dall'estrazione culturale. Quindi questa tecnologia nasce con lo scopo di fornire libertà alle persone nel trasmettersi valore e denaro tra loro. La blockchain rappresenta nel contesto finanziario ciò che internet ha rappresentato in quello delle telecomunicazioni. Se ci pensiamo, prima dell'avvento di internet comunicare non era così semplice. Per comunicare dovevamo appoggiarci a quelle enti centrali che, anche condizionati dalla tecnologia del tempo, stabilivano tempi e costi di queste comunicazioni. L'avvento di internet ha radicalmente cambiato la società, permettendo alle persone di comunicare tra loro in maniera più libera, democratica e soprattutto economica. Ecco, la blockchain applica gli stessi principi all'interno del contesto finanziario, offre alle persone un modo alternativo di scambiarsi valore e denaro tra loro in modo più semplice, libero, democratico ed economico. Possiamo quindi dire che, così come per internet, anche la tecnologia blockchain è sostenuta da un bisogno base che le persone hanno nel relazionarsi tra di loro. Su questo incipit iniziale basato sul contesto finanziario sono nate, e molte altre ne nasceranno, applicazioni e servizi che fanno uso di questa tecnologia di base, che vanno dal mondo della supply chain a quello del marketing, che sono poi le applicazioni e i servizi che maggiormente interessano il mondo del business. Per mantenere il parallelismo iniziale, un po' come è successo per internet, dall'incipit iniziale intorno alle comunicazioni, i servizi e le applicazioni che oggi utilizziamo e che di fatto poi rappresentano la maggior parte del contesto delle applicazioni concrete del mondo internet sono andate ben oltre il semplice concetto iniziale di permettere alle persone di comunicare tra loro in modo più democratico, libero ed economico.